Siamo tutti? The only way I know. Oh yeah. Realize it. Got to realize it. Right now. Ismea con il Ministero dell'Agricoltura organizza questa prima Agri Academy, quindi un percorso di formazione per portare i giovani innovatori dell'agricoltura a produrre delle idee innovative, quindi delle idee che grazie anche alle tecnologie guardino all'internazionalizzazione e alla soluzione di problemi che abbiano a che fare con il grande patrimonio della biodiversità italiana. The hub in the city, everywhere. Realize it. From the mosque, from the church, from the synagogue, from the jungle, from the forest and the seaside. Realize it. And eating well and living well. Agri Academy nasce in una maniera strana, nel senso che nasce da un fallimento, un bando nato male a cui non ha partecipato nessuno, quindi un budget a disposizione, l'idea comunque di fare qualcosa di originale che riguardasse l'imprenditoria giovanile in agricoltura. E quindi è stato un progetto che non è nato tutto insieme, è nato mano a mano, imbarcando sul progetto stesso una serie prima delle eccellenze che fossero in grado di sostenere la formazione su determinate tematiche che sono state scelte, che sono quelle dell'internazionalizzazione e dell'innovazione, e poi sulle modalità di realizzare questa formazione, modalità che non fossero quelle tradizionali dall'alto verso il basso, ma docenze e coinvolgimento pratico ed emotivo da parte degli imprenditori agricoli. Nella prima parte di Agri Academy ci sono state delle lezioni dove i ragazzi hanno potuto approfondire le tematiche legate all'internazionalizzazione, all'innovazione tecnologica nell'agricoltura, e noi siamo intervenuti invece in questa seconda parte con Rural Hack, progettando un vero e proprio Rural Hack Design Sprint. And eating well and living well and feeling well. Design Sprint è un'attività che è ispirata da Jack Knapp, da 5 giorni dove un gruppo di multicompetenza, tipo 6 persone, lavorano insieme per sviluppare un'idea, e poi da queste attività impara qualcosa per iterazione prima di lanciare il mercato. Realize it. The only way I know for the future. Cioè, ognuno ha il suo compito e siccome siamo suddivisi in tavoli di lavoro, abbiamo ognuno il suo coach e ognuno cerca di apportare quello che ha al suo interno per aiutare il nostro lavoro e il lavoro dei ragazzi. From the mosque, from the church, from the synagogue, from the jungle, from the forest and the seaside. Realize it. And eating well. In 3 tappe su Bologna, Bari e Roma abbiamo incontrato circa 200 giovani innovatori che sono arrivati con dei loro progetti, delle idee di progetto in realtà, e abbiamo sovvertito un po' le regole, no? Le dinamiche diciamo agonistiche di certi ambienti un po' legati all'innovazione e alla start-up. Abbiamo fatto in modo che le idee vincitrici non arrivassero alla fine dei percorsi di formazione ma all'inizio, quindi i ragazzi per ogni incontro votavano democraticamente, anche con qualche sconto, anzi abbiamo fatto in modo che emergessero i conflitti per essere dissolti, no? In comunità, potessero scegliere quindi in ogni appuntamento i 4 progetti sui quali valeva davvero la pena investire energie e intelligenza. Freedom, future, happiness. La base del lavoro, dell'approccio Rural Hack si basa sul ritmo.
Quindi come vedete la musica è anche molto presente, ma il ritmo significa anche la capacità quindi di potersi fasare e relazionare insieme, ma anche la capacità di saper lavorare sia su fasi divergenti che convergenti, cioè è importante volare alto, far emergere ogni stimolo, anche quello che sembra il più bizzarro, quindi spesso anche delle idee più strane, quelle che apparentemente più lontane, no? Anche dal mondo di riferimento come quello dell'agricoltura, si annidano delle grandi innovazioni. Eating well and living well. Per questa seconda fase di Agri Academy con Rural Hack abbiamo rivisto degli strumenti tipici del service design per riuscire ad aiutare i ragazzi a rendere più concreti i loro progetti. Che cosa vuol dire? Abbiamo creato in loro dei grandi momenti di confusione per poi riuscire ad arrivare a dei grandi momenti di sintesi, proprio per riuscire a vagliare tutte le possibilità. Un metodo comunque molto coinvolgente che mette diciamo in gioco tutti noi e anche in un modo molto divertente. Wherever you do, realize it. The only way I Ma io credo che la cosa più importante che abbiamo portato a casa i ragazzi sia quello di vedere i loro progetti, i loro prodotti, non soltanto dal loro punto di vista della produzione, ma anche dal punto di vista di chi lo utilizza, quindi non considerare soltanto più i target, no? Come soltanto delle persone a cui vendere delle cose, ma considerare delle vere e proprie persone. Dobbiamo capire con empatia, è importante di capire non solo è un target, però è una persona vera, se magari abbiamo incontrato nella nostra vita, e poi ancora meglio se riesci di fare una tipo ricerca in campo dove possiamo incontrare queste persone e poi capiamo che cosa la personalità di questa persona, che valori hanno, che bisogni hanno e poi anche le loro abitudini e tecnologie che usano. all you people. Non considerare i target ma le persone significa vedere tutto il flusso, dalla produzione, nel momento in cui il nostro prodotto entra nelle relazioni sociali, ci fa capire quali sono quei punti deboli dove può entrare l'innovazione. Questo strumento viene da metodologia Service Design. Customer Journey tradotto in italiano significa viaggio del cliente, dal punto di contatto con l'azienda o il prodotto fino all'acquisto e l'esperienza del prodotto e eventuale fidelizzazione. Questo strato, questo livello invece parla di touch points, che sono punti di contatto con il servizio che esistono nel mondo digitale e fisico. E qua si vede emozioni, che cosa pensa il cliente nelle diverse fasi dell'esperienza, emozioni positivi, negativi, curiosità, fastidio, sorpresa, eccetera. Tantissime nuove idee, ma soprattutto un approccio diverso per guardare alle problematiche aziendali e a come risolvere problemi che abbiamo quotidianamente in azienda. L'importante però è che questi progetti siano in piedi e che quindi che siano sostenibili, quindi tutto quello che pensiamo in qualche modo deve essere poi anche concretizzato. E in questo poi abbiamo dedicato grande tempo al business model canvas adattato per le esigenze, diciamo, degli agricoltori, e questo è uno strumento che li aiuta nella concretezza. Si comincia dalla parte per creare valore e dai segmenti di clientela, quindi chi è l'utente, poi anche quali sono le relazioni che si instaurano con i clienti e i canali, quindi come raggiungere i clienti. Poi ci si concentra su come distribuire questo valore e quindi su quali sono i partner chiave, le attività chiave e le risorse chiave. E infine si capisce come si può sostenere questo business e quindi quali sono i costi e quali saranno invece i flussi di ricavi. Un metodo nuovo che abbiamo sperimentato questa volta, diciamo la loro proposta di valore, il loro modello di business è stato segmentato e in gruppo. Questa è sicuramente una cosa dall'alto valore aggiunto. I ragazzi hanno lavorato alle idee che hanno presentato, scomponendo i pezzi dei problemi e cercando di risolverli volta per volta, e direi che siamo arrivati a un buon risultato finale. La vera grande scommessa è quella di riuscire a stare insieme, a lavorare insieme, a non considerarsi più delle isole
e iniziare ad ammaestrare le tecnologie, quindi non si tratta di innovazione come qualcosa che debba rinaturare quello che è il nostro genius loci, ma è capire come se le innovazioni, quando servono, possono sostenere il grande patrimonio della biodiversità che fa grande questo paese. Ha un modo, se vogliamo, anche giocoso, quindi a prescindere dalle idee che verranno fuori, che sono tra l'altro tutte bellissime, la cosa più importante è aver creato dei meccanismi per poter imparare anche giocando e imparare stando insieme.